In questa puntata affrontiamo un tema che riguarda le conversazioni scomode, quelle che arrivano come la pioggia durante un picnic, quelle che scanseremmo volentieri e che spesso rimandiamo o evitiamo proprio per mille motivi. Può capitare di doverle affrontare con vari attori della nostra vita, partner, figli, amici, colleghi superiori e ovviamente a seconda del ruolo che rivestiamo nella relazione può essere più o meno difficile gestirle. Oggi taglierò il tema sulla leadership, ma quello che ti porterò vale anche per ogni altra relazione. Ho scelto di rendere protagonista il leader perché lavorando spesso in ambito aziendale ho notato più volte questa difficoltà, osservando dirigenti spaesati ficcarsi in queste conversazioni senza una mappa idonea, per poi piangere sul latte versato. A rendere scomoda una conversazione sono in generale tre fattori che spesso lavorano insieme nel sottobosco. Il primo riguarda le idee personali, che in questi casi non solo possono essere diverse, ma spesso sono contrastanti. Per esempio, un leader può trovarsi davanti a un collaboratore a cui tiene molto, una persona valida, che vorrebbe far crescere perché promette bene, ma che è convinta di essere già cresciuta abbastanza e di meritarsi un aumento. Se il leader non ritiene idoneo accontentarla subito, la conversazione può diventare cruciale e dovrebbe essere gestita con particolare attenzione. Il secondo fattore è la posta in gioco, che spesso in ambito aziendale diventa una pressione piuttosto pesante. Immagina di essere in riunione con i tuoi collaboratori e di dover prendere una decisione importante entro poche ore, quando ti rendi conto che alcuni si perdono in cavillosità poco utili. L'ultimo dei tre fattori, ma non ultimo per impatto, riguarda le tue emozioni e quelle di chi ti trovi davanti. L'aggravante è che solitamente queste conversazioni scomode possono avere un esito ancora più scomodo per noi o per la controparte se non riusciamo a gestirle con le giuste pinze, ma anche se evitiamo di affrontarle. Ci sono solamente tre opzioni davanti a una conversazione scomoda: evitarla, affrontarla senza valutare bene come farlo e affrontarla con un progetto chiaro. Anche il tempo riveste un ruolo fondamentale quando parliamo di feedback. Quello che passa tra il momento in cui un leader si rende conto di avere un elefante che si muove nella cristalleria e il momento in cui decide di affrontare la questione può fare la differenza per la temperatura emotiva di tutta la squadra. Procrastinare è dannoso, ma anche inviare email a un collaboratore che sta creando problemi anziché incontrarlo di persona. Com'è pericoloso parlarne con altri anziché con il diretto interessato, perché il telefono senza fili non è solo un gioco che facevamo da bambini. Quando il leader parla male di qualcuno che non è presente, si garantisce che questo esempio lo seguiranno anche gli altri. In generale, ogni strategia per evitare questioni delicate diventa un boomerang, non solo perché impedisce la soluzione del problema, ma anche perché l'attesa diventa logorante sotto forma di ruminazione e non dovremmo mai dimenticare che se proviamo qualche risentimento per qualcuno, nonostante cerchiamo di non darlo a vedere, la nostra comunicazione non verbale lo farà trapelare immancabilmente e la relazione si inclinerà a prescindere. Del resto, anche agire e mettersi a inseguire l'elefante senza prendere le dovute precauzioni può rivelarsi disastroso, proprio perché esiste una legge fondamentale in questi casi. Più un feedback è delicato, meno è probabile che si riesca a gestirlo bene. Il problema nasce sempre dal fatto che in mancanza di un modello virtuoso da seguire, si improvvisa, si mettono in fila le parole nella speranza che l'altro le capisca al volo e si dimostri subito d'accordo, senza valutare prima che le sue emozioni possono mettersi di traverso, perché sente minacciata la sua sicurezza. Quando l'improvvisazione non funziona, ed è la maggior parte dei casi, può capitare perché stai parlando della cosa sbagliata. Stai girando intorno al problema senza affrontarlo direttamente
e ti muovi su un piano che non è più un feedback, ma diventa un battibecco. In questi momenti sai perfettamente dentro di te che ti stai allontanando dal problema e le tue emozioni si fanno più forti. Se non rimetti a posto il timone, può capitare che la conversazione termini per sfinimento e che ti trovi a pensare non cambierà nulla, nonostante tu abbia raggiunto un accordo di facciata con quella persona. Se hai l'abitudine a improvvisare, inoltre, probabilmente ti sarà capitato di renderti conto che quella conversazione l'hai già affrontata altre volte con la stessa persona. E questo è un dato importante da valutare perché indica che il problema non è quella persona, il problema sei tu. Per questo sarebbe il caso, prima di affrontare qualsiasi feedback scomodo, domandarsi innanzitutto qual è il problema che devo risolvere. Qui, con un po' di impegno, potresti analizzare la questione prima di confrontarti con la persona e capire qualcosa in più. Il problema, infatti, può essere un episodio isolato, può darsi che sia la prima volta che si presenta e in questo caso viene definito problema di contenuto. Per esempio, ti accorgi che un tuo socio o un collaboratore nell'ultima riunione si è permesso di interromperti più volte mentre parlavi, ma non l'aveva mai fatto prima. Oppure puoi renderti conto che si tratta di uno schema, ovvero si sta ripresentando più volte. Per esempio, ti accorgi che ultimamente un collaboratore arriva in ritardo al mattino. La prima volta che l'hai notato hai lasciato correre, pensando che a tutti può succedere, ma poi hai capito che è diventato uno schema di comportamento. In generale può esserti utile ragionare in questi termini. La prima volta che succede qualcosa di fastidioso è un incidente. La seconda può essere una coincidenza. La terza ti dice che è diventato uno schema. Quando ti rendi conto che è uno schema, ti conviene affrontare la cosa in tempi brevi, con onestà e chiarezza assoluta, per evitare che si consolidi. Ma oltre ai fattori di contenuto e di schema, ne esiste un terzo, che si innesca quasi inesorabilmente dopo che i primi due fattori si sono verificati e non sono stati affrontati. Il problema continua a ripresentarsi e diventa di relazione. Su questo piano vengono intaccate la fiducia, la competenza e il rispetto e il gioco si fa difficile dal momento che, soprattutto per la fiducia e per il rispetto, vale la regola che una volta persi è ben difficile riuscire a ricostruirli. Quando la relazione viene minata su questi tre livelli, sono le tue emozioni a farla da padrone e potresti perdere quella lucidità che un buon leader dovrebbe sempre riuscire a mantenere, gestendo innanzitutto se stesso. Va da sé che per evitare che un episodio isolato si trasformi in un problema di schema e che abbia più ricadute sulla relazione, andrebbe affrontato il problema il prima possibile. Tuttavia, prima di affrontarlo, fermati un attimo e poniti 4 domande. La prima, cosa voglio veramente per me? La seconda, cosa voglio veramente per l'altro? La terza, cosa voglio veramente per questa relazione? La quarta, quindi, cosa devo fare adesso per ottenere ciò che voglio veramente? Questo metodo può darti una bussola importante per tutelare la fiducia e il rispetto e può aiutarti a intravedere quali potrebbero essere i rischi se ti muovessi senza rispettare le esigenze di sicurezza del tuo collaboratore, sempre che davvero tu ancora ci tenga a lui. Può sembrare banale ciò che sto per dirti in conclusione, ma nella mia esperienza in varie aziende posso affermare che non è così scontato. Se ti abitui a dare anche riscontri positivi, quando dovrai darne di negativi saranno sicuramente più accettati dai tuoi collaboratori, perché avrai coltivato fiducia, sicurezza e rispetto. Viceversa, troverai più facilmente collaboratori che vanno in difesa, sentendosi poco rispettati, con le conseguenze ovvie sul grado di fiducia nei tuoi confronti. Che si tratti di dover dare un feedback delicato a un collaboratore o di affrontare una conversazione scomoda con qualsiasi altro interlocutore della tua vita, anche in ambito familiare, muoversi con un progetto anziché improvvisare o evitare può aiutarti a tutelare la relazione, la fiducia e il rispetto.
A sabato prossimo.